Paolo Mendico, la tragedia di un quattordicenne sospeso fra silenzio, disagio e bullismo. La notizia è arrivata come un pugno allo stomaco. Paolo Mendico, un ragazzo di 14 anni di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, si è tolto la vita l'11 settembre 2025, poche ore prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. La famiglia afferma che non era solo un gesto improvviso, ma il culmine di mesi, forse anni, di sofferenze per atti di bullismo sistematico, di cui più volte avevano segnalato l'esistenza alla scuola, senza che nulla cambiasse in modo sostanziale. Chi era Paolo, secondo i genitori? Paolo era un ragazzo sensibile, con passioni semplici: la musica, il cucinare, stare con il padre a pescare, l'aiuto in casa. Amava portare i capelli biondi piuttosto lunghi, una scelta che lo rendeva diverso agli occhi dei compagni e probabilmente fragile agli sguardi giudicanti. I genitori, Simonetta Lamarra e Giuseppe Mendico, raccontano che Paolo era stato un perseguitato. Il bullismo non era forma unica, ma un insieme articolato di prese in giro, di scherni, di offese, talvolta anche minacce. Già alle elementari la situazione era grave. Un compagno gli avrebbe puntato contro un cacciavite di plastica, dicendogli che lo doveva ammazzare. Una maestra non sarebbe intervenuta. Denunce, scritte e verbali alla scuola, tentativi di dialogo, promesse non mantenute. Quando cominciò la scuola superiore, la situazione non migliorò. Dopo pochi giorni lo chiamarono Paoletta, femminuccia, Nino d'Angelo, lo aspettavano in bagno per prenderlo in giro. Insomma, lo isolavano, lo deridevano. Paolo cercò di mettere fine a quella sofferenza, almeno esteriormente, tagliandosi i capelli. Ma la sofferenza sotto resto, le denunce, la scuola, lo Stato. I genitori dicono che avevano informato la scuola, presentato denunce anche alle forze dell'ordine. Ci siamo rivolti ai carabinieri, scrive la fonte, per alcuni episodi gravi. Tuttavia, secondo la famiglia Paolo, non otteneva sostegno concreto. Promesse che non si trasformavano in interventi reali, richieste che restavano nel limbo. La procura di Cassino ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio. Sono stati sequestrati il cellulare e i dispositivi mobili di Paolo. Si ipotizza anche che i telefoni di alcuni compagni possano essere al centro delle indagini. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha disposto 2 ispezioni, una nella scuola media che Paolo aveva frequentato prima e una nella scuola superiore in cui si apprestava ad iniziare il nuovo anno. L'obiettivo è accertare responsabilità, omissioni, modalità di intervento delle istituzioni scolastiche. Il giorno prima, la morte, il funerale. Secondo i resoconti, Paolo sarebbe stato trovato senza vita nella sua cameretta in casa alla vigilia della ripresa delle lezioni. Al funerale la mancanza di presenza fu dolorosa. Dei suoi compagni su una dozzina solo uno accompagnò il feretro. Un segnale di silenzio, di distanza, di un disagio che non si vede ma che pesa. Il contesto più ampio. Cos'è il bullismo e come si manifesta? Per capire fino a che punto situazioni come questa possono accadere, bisogna guardare anche al fenomeno del bullismo in generale. Non si tratta solo di scherzi o prese in giro, ma di comportamenti ripetuti che mirano a isolare, umiliare, far sentire inferiori. Possono essere fisici, verbali, relazionali e causare danni psicologici profondi. Segnali di disagio, cambiamenti improvvisi del comportamento, rifiuto scolastico, cambiamento nelle relazioni sociali, segni fisici, richieste di aiuto che restano inascoltate, senso di rassegnazione. Quando un ragazzo dice che non gli piace più andare a scuola, quando evita il confronto, il contatto, quando non vuole tornare in classe, spesso c'è una sofferenza che non viene letta abbastanza. Le implicazioni morali, sociali, istituzionali. La vicenda di Paolo solleva molte domande. Fino a che punto la scuola è responsabile non solo nel prevenire, ma anche nel reagire? Che ruolo hanno gli insegnanti, i dirigenti, le istituzioni locali? E quanto pesano la cultura del silenzio, della vergogna, della paura, anche da parte delle vittime, nel far sì che queste situazioni peggiorino? Inoltre, la famiglia parla di inascoltato, segnalazioni ignorate, promesse non mantenute, interventi generici insufficienti. E questo accade in un momento in cui il bullismo e le sue forme moderne come il cyberbullismo è ormai riconosciuto come emergenza educativa e sanitaria. Anche il tema della diversità rientra prepotentemente. Paolo era diverso, capelli lunghi, sensibilità, gesti di gentilezza, empatia. E proprio questa diversità, invece di essere protetta o almeno rispettata, è diventata motivo di derisione.
In tanti casi, la diversità sociale, estetica, comportamentale diventa un bersaglio in ambienti dove la conformità è premiante, dove la virilità, la norma, la maggioranza sembrano essere la misura di tutto. Cosa si può e si deve fare? Dal dolore di questa storia emergono alcuni passi che appaiono indispensabili, anche se non ce ne saranno mai abbastanza. 1. Rendere davvero efficaci le segnalazioni. Quando una famiglia denuncia, quando un insegnante vede, deve esserci un sistema scolastico che ascolti, indaghi, intervenga con misure concrete, non solo palliativi. 2. Formazione e sensibilizzazione di docenti, personale scolastico, studenti. Riconoscere i segnali del disagio, ma anche lavorare su empatia, inclusione, rispetto delle differenze. 3. Supporto psicologico accessibile per gli studenti che stanno soffrendo, ma anche per le vittime di bullismo, con percorsi che non colpevolizzino né isolino ulteriormente. 4. Regole chiare, protocolli scolastici efficaci contro il bullismo e responsabilità degli istituti, linee guida che assicurino interventi rapidi e verificabili. Coinvolgimento delle famiglie, comunità locale e associazioni. Il contrasto al bullismo non è solo cosa della scuola, ma riguarda tutti. 6. Norme legali che prevedano pene o sanzioni quando ci sono evidenze di bullismo grave e reiterato che conducono a conseguenze drammatiche, come l'istigazione al suicidio che la Procura sta verificando. La morte di Paolo non è solo un fatto di cronaca, è un monito forte, che la sofferenza silenziosa di un ragazzo possa diventare tragedia, che le etichette, le derisioni, le violenze psicologiche, quelle invisibili, quotidiane, abbiano un peso molto grande, che le istituzioni, la scuola, la comunità abbiano la responsabilità non solo di reagire, ma di prevenire, di accogliere le differenze, di proteggere i fragili.